Lezione 1. Delizie culinarie. Ehi Anna, hai mai provato i dessert cremosi? Sono assolutamente deliziosi. Ciao John. Oh, sì, adoro le prelibatezze cremose. Sono così indulgenti e soddisfacenti. Assolutamente. C'è qualcosa nella consistenza morbida e nei sapori ricchi che li rendono irresistibili. Non potrei essere più d'accordo. Hai qualche dolce cremoso preferito? Beh, sono una grande fan della cheesecake. La combinazione di formaggio cremoso e crosta burrosa è paradisiaca. Oh, sembra incredibile. Mi piace anche la panna cotta. È un dolce italiano cremoso con una leggera oscillazione. La panna cotta è fantastica. È un dessert così versatile che puoi abbinare a vari tipi di frutta o salse. Esattamente. È semplice ma elegante. A proposito, hai mai provato la crème brûlée? Oh sì. La crème brûlée è un classico dessert francese. Le consistenze contrastanti della crema pasticcera cremosa e dello zucchero caramellato sulla parte superiore sono divine. Non potrei essere più d'accordo. È come entrare in un tesoro dolce e cremoso. Assolutamente. I dessert cremosi sono una vera delizia per le papille gustative. Sono perfetti per le occasioni speciali o semplicemente come dolce regalo. Sono completamente d'accordo. Portano tanta gioia e soddisfazione. Non posso resistere al loro fascino cremoso. Questa è la bellezza dei dessert cremosi. Sono in grado di far sentire speciale ogni giorno. Sicuramente. Penso che dovremmo provare a preparare dei dolci cremosi insieme qualche volta. È un'idea fantastica. Esploriamo insieme il mondo delle cremose delizie. Non vedo l'ora. Sarà un'avventura deliziosa. Effettivamente. Preparati per un viaggio di esperienze cremose e deliziose. Lezione 2. Shopping a prezzi vantaggiosi. Ehi Anna, sai dove posso trovare vestiti economici ed eleganti? Ciao John. Assolutamente. Se stai cercando opzioni economiche, puoi dare un'occhiata ai grandi magazzini locali. Hanno una buona selezione. È bello sentirlo. Ho cercato di trovare vestiti che si adattassero al mio budget senza compromettere lo stile. Capisco perfettamente. È importante trovare il giusto equilibrio tra convenienza e moda. Sicuramente. Credo che avere un bell'aspetto non debba spendere una fortuna. Assolutamente. Con un'attenta ricerca, puoi scoprire gemme nascoste a prezzi convenienti. Sembra promettente. Ci sono sezioni o marchi particolari che dovrei tenere d'occhio? Bene, il grande magazzino di solito ha una sezione di liquidazione dove puoi trovare articoli scontati. Vale la pena esplorarlo. Questo è un buon consiglio. Mi assicurerò di controllare la sezione di liquidazione per alcune ottime offerte. Inoltre, hanno spesso i propri marchi di negozi che offrono abiti alla moda a prezzi inferiori. È fantastico. Sicuramente cercherò quei marchi di negozi. È un modo intelligente per risparmiare denaro. Assolutamente sì.
E non dimenticate di tenere d'occhio i saldi e le promozioni stagionali. Possono aiutarti a fare affari ancora migliori. Questo è vero. Il tempismo è tutto quando si tratta di acquistare le migliori offerte. Esattamente. E se sei aperto, puoi anche esplorare i negozi dell'usato o i mercati online di abbigliamento di seconda mano. Questo è un ottimo suggerimento. Non è solo un modo economico, ma anche sostenibile per fare acquisti. Mi fa piacere che la pensi così. È importante considerare l'impatto ambientale delle nostre scelte. Assolutamente. Grazie per tutti questi preziosi consigli per gli acquisti. Ora mi sento più sicuro di trovare abiti convenienti ma eleganti. Lezione 3. Avventure all'aperto. Ehi Anna, sto programmando un'escursione questo fine settimana. Ricordiamoci di non lasciare tracce e di pulire dopo le nostre attività all'aperto. Ciao John. È un'ottima idea. È importante rispettare la natura e preservarne la bellezza. Assolutamente. Quando ci avventuriamo nella natura selvaggia, dovremmo assicurarci di ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente. Non potrei essere più d'accordo. Un modo per farlo è mettere in pratica i principi del Leave No Trace. Precisamente. Significa lasciare la natura così come l'abbiamo trovata, senza lasciare traccia della nostra presenza. Ciò include l'imballaggio della spazzatura che generiamo, anche se si tratta solo di una piccola spazzatura. Sicuramente. È fondamentale smaltire i nostri rifiuti in modo corretto e non abbandonarli. Inoltre, dovremmo evitare di danneggiare piante, alberi o altri elementi naturali durante le escursioni. Assolutamente. Dovremmo rimanere su sentieri designati per proteggere i fragili ecosistemi che ci circondano. E non dimentichiamo di prestare attenzione alla fauna selvatica. Dovremmo osservarli a distanza ed evitare di disturbare i loro habitat. Questo è un punto importante. Il rispetto della fauna selvatica garantisce la loro sicurezza e il loro benessere. Si tratta di essere appassionati di attività all'aperto responsabili e di lasciare un impatto positivo sull'ambiente. Esattamente. Adottando queste misure, possiamo goderci le nostre avventure all'aria aperta preservando la natura per le generazioni future. Sono lieto che condividiamo la stessa mentalità. È importante apprezzare e proteggere la bellezza del mondo naturale. Assolutamente. Le nostre azioni possono fare la differenza, per quanto piccole possano sembrare. Questo è vero. Ispiriamo gli altri a seguire questi principi e ad essere custodi dell'ambiente. Sono completamente d'accordo. Insieme, possiamo creare una cultura della coscienza ambientale. Quindi, prepariamoci, godiamoci la nostra escursione e assicuriamoci di non lasciare tracce. Questo è lo spirito. Intraprendiamo la nostra avventura all'aria aperta e diamo l'esempio agli altri. Lezione 4. Suggerimenti per l'imballaggio da viaggio. Ehi Anna, sto programmando un viaggio la prossima settimana. Puoi darmi qualche consiglio sull'imballaggio? Ciao John. Assolutamente. Innanzitutto, crea una lista di controllo degli articoli essenziali come vestiti, articoli da toeletta e documenti di viaggio. Questa è una buona idea. Avere una lista di controllo mi assicurerà di non dimenticare nulla di importante.
Sicuramente. Aiuta a rimanere organizzati e previene il panico dell'ultimo minuto. Quali sono alcuni capi di abbigliamento essenziali che devo mettere in valigia? Bene, considera il clima e le attività della tua destinazione. Confeziona pezzi versatili che possono essere mescolati e abbinati. Questo ha senso. Mi assicurerò di mettere in valigia abiti a strati e vestiti adatti a diverse occasioni. Ottimo! E non dimenticare di includere scarpe comode per camminare e articoli specifici come costumi da bagno o attrezzatura da trekking. Le calzature giuste e adeguate sono fondamentali e preparerò le valigie di conseguenza in base alle mie attività pianificate. Ora parliamo di articoli da toeletta. Ricordati di mettere in valigia i contenitori da viaggio e di riporli in una borsa impermeabile. Buon punto. Trasferirò i miei articoli da toeletta in flaconi più piccoli e li terrò separati per evitare perdite. Inoltre, considera tutti i farmaci di cui potresti aver bisogno e imballali nei loro contenitori originali con etichette adeguate. Assolutamente. Mi assicurerò di includere i farmaci necessari e di mantenerli facilmente accessibili. Passando ai documenti di viaggio, tieni a portata di mano le copie del passaporto, del documento di identità e di tutte le prenotazioni effettuate. Questo è importante. Farò delle fotocopie e le conserverò separatamente dagli originali per il backup. Mossa intelligente. È sempre meglio essere preparati per qualsiasi circostanza imprevista. Effettivamente. C'è qualcos'altro che devo tenere a mente durante l'imballaggio? Bene, prendi in considerazione qualsiasi dispositivo elettronico o gadget di cui avrai bisogno, insieme ai loro caricabatterie e adattatori se viaggi all'estero. Bene, non posso dimenticare il mio telefono, la fotocamera e i rispettivi caricabatterie. Gli adattatori sono essenziali per i viaggi internazionali. Esattamente. Infine, prepara un piccolo kit di pronto soccorso con forniture di base come cerotti, antidolorifici e tutti i farmaci necessari. È un buon promemoria. Mi assicurerò di includere un kit di pronto soccorso compatto per eventuali emergenze minori. Perfetto. Con questi suggerimenti in mente, sarai ben preparato per il tuo viaggio e avrai tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie. Il tuo consiglio è stato incredibilmente utile. Ora mi sento più sicuro dell'imballaggio. Lezione 5. Aneddoti storici. Ehi Anna, sapevi che qualche decennio fa, $100 erano considerati un'enorme somma di denaro? Ciao John. Sì, ne ho sentito parlare. È affascinante come il valore della valuta possa cambiare nel tempo. Assolutamente. Allora, le persone dovevano essere più frugali e attente alle proprie spese. Deve essere stato molto diverso dal mondo di oggi, in cui abbiamo accesso a varie forme di transazioni digitali. Questo è vero. La tecnologia ha reso le transazioni finanziarie molto più convenienti e accessibili. Parlando del passato, di recente ho letto di un famoso inventore di nome Thomas Edison e di sua moglie, Mina Miller. Oh, davvero? Cosa c'era di interessante in loro? Bene, nonostante avessero una ricchezza significativa, Thomas e Mina preferivano uno stile di vita modesto. Non ostentavano le loro ricchezze. È ammirevole. È piacevole sentire parlare di persone benestanti che apprezzano la semplicità.
Sì, e nonostante la loro vita modesta, Tomás e Mina si divertivano a intrattenere gli ospiti a casa loro. Questo è intrigante. Come sono riusciti a farlo senza spendere troppo? Hanno trovato una soluzione creativa. Invece di servire pasti costosi, servivano cibi poco costosi come i popcorn. Popcorn? È piuttosto insolito. Non me lo sarei aspettato. Sì, è stata una scelta unica, ma ha permesso loro di organizzare riunioni senza mettere a dura prova le loro finanze. Questo è un ottimo esempio di come trovare modi innovativi per intrattenere con i propri mezzi. Sicuramente. Ciò dimostra che l'ospitalità non deve sempre essere stravagante per essere piacevole. Sono d'accordo. Conta più il calore e la compagnia che la generosità dell'evento. Precisamente. Creare un'atmosfera accogliente può essere fatto con gesti semplici e connessioni autentiche. Questa è una lezione preziosa. Non si tratta della quantità di denaro speso ma della qualità dell'esperienza. Assolutamente. Ci ricorda che i momenti memorabili provengono dalle persone e dai legami che creiamo. Ben detto. Grazie per aver condiviso questo interessante aneddoto. È un ottimo promemoria di ciò che conta davvero. Lezione 6. Strategie di ricerca di lavoro. Ehi Anna, ultimamente sto cercando nuove opportunità di lavoro. Qualche consiglio su dove iniziare? Ciao John. Assolutamente. Suggerisco di dare un'occhiata alle bacheche di lavoro online. Sono un'ottima risorsa per trovare opportunità di lavoro. Questa è una buona idea. Le piattaforme online offrono un modo conveniente per sfogliare vari annunci di lavoro. Sicuramente. Puoi restringere la ricerca in base a località, settore e titoli di lavoro specifici. Questo è utile. Mi farà risparmiare tempo concentrandomi sulle posizioni in linea con i miei interessi e le mie qualifiche. Esattamente. Un altro vantaggio è che molte bacheche di lavoro ti consentono di creare un profilo e caricare il tuo curriculum affinché i datori di lavoro lo vedano. Questo è conveniente. È essenziale avere un curriculum ben elaborato che metta in risalto le mie capacità ed esperienze. Assolutamente. Assicurati che il tuo curriculum sia personalizzato per ogni domanda di lavoro per aumentare le possibilità di farti notare. Lo terrò a mente. È fondamentale dimostrare in che modo le mie capacità corrispondono ai requisiti di ogni lavoro. Inoltre, alcune bacheche di lavoro offrono funzionalità come le notifiche via email, così puoi rimanere aggiornato sulle nuove offerte di lavoro. Questo è conveniente. Non vorrei perdere nessuna potenziale opportunità. Un'altra strategia è fare rete online. Unisciti a gruppi professionali e interagisci con comunità specifiche del settore. Questo è un ottimo suggerimento. Creare contatti e cercare referenze può migliorare notevolmente la mia ricerca di lavoro. Sicuramente. Molte opportunità di lavoro vengono colmate tramite contatti e raccomandazioni personali. Inizierò a contattare la mia rete ed esplorare le comunità online relative al mio campo. Ottimo! E non dimenticare di dare seguito alle candidature o ai colloqui con un'email di ringraziamento cortese e professionale.
Assolutamente. È fondamentale esprimere gratitudine e ribadire il proprio interesse per la posizione. Infine, rimani persistente e positivo. La ricerca di lavoro può essere impegnativa, ma si presenterà l'occasione giusta. Non mi arrenderò. Rimarrò motivato e continuerò a perfezionare le mie strategie di ricerca di lavoro. Questo è lo spirito. Con la determinazione e il giusto approccio, troverai l'opportunità di lavoro perfetta. Grazie. Il tuo consiglio è stato prezioso. Ora mi sento più sicuro della mia ricerca di lavoro. Lezione 7. Giardinaggio e alimentazione sana. Ehi Anna, ho un piccolo orto dove coltivo pomodori, carote e spinaci. Queste sono alcune scelte salutari. Ciao John. È meraviglioso coltivare le proprie verdure, è un ottimo modo per incorporare cibi freschi e nutrienti nella propria dieta. Assolutamente. È gratificante vedere la frutta, o meglio, la verdura, del mio lavoro e sapere esattamente da dove proviene il mio cibo. Non potrei essere più d'accordo. I prodotti fatti in casa tendono ad essere più ricchi di sapore e sostanze nutritive rispetto a quelli acquistati in negozio. Questo è vero. Inoltre, il giardinaggio è un modo fantastico per rimanere attivi e trascorrere del tempo all'aperto. Sicuramente. È un hobby divertente e produttivo che offre benessere fisico e mentale. Parlando di giardinaggio, hai qualche consiglio per mantenere un orto rigoglioso? Certo. Innanzitutto, assicurati di fornire alle tue piante una quantità sufficiente di luce solare. La maggior parte delle verdure prospera in condizioni di pieno sole. Questo è buono a sapersi. Posizionerò il mio giardino in un punto che riceva molta luce solare durante il giorno. Inoltre, un'irrigazione adeguata è fondamentale. La maggior parte delle verdure preferisce un'umidità costante, quindi evita di innaffiare eccessivamente o di lasciare che il terreno si asciughi completamente. Lo terrò a mente. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale per la salute delle piante. Un altro consiglio è quello di rimuovere regolarmente erbacce e parassiti che possono ostacolare la crescita delle verdure. Rimarrò vigile e mi assicurerò che le mie piante non competano per i nutrienti con intrusi indesiderati. Ottimo! E non dimenticate di concimare periodicamente il vostro giardino per fornire i nutrienti necessari per una crescita ottimale. Esaminerò i fertilizzanti organici per mantenere l'aspetto naturale e salutare delle mie verdure coltivate in casa. È una scelta eccellente. I fertilizzanti organici sono un'opzione più sostenibile per il giardino e l'ambiente. Sono entusiasta di continuare a fare giardinaggio e godermi l'abbondante raccolto di verdure fresche. Sembra che tu sia sulla strada giusta. Il tuo impegno a coltivare il tuo cibo è fonte di ispirazione. Grazie. Apprezzo il tuo supporto e la tua guida. È stato un piacere parlare di giardinaggio con te. Lezione 8. Aiuti umanitari e crisi globali. Ciao Anna, hai sentito parlare di Medici Senza Frontiere? Forniscono assistenza medica nelle aree colpite da terremoti e guerre. Ciao John. Sì, conosco Medici Senza Frontiere. Sono un'organizzazione straordinaria che invia operatori sanitari esperti per aiutare i bisognosi. Assolutamente.
Il loro lavoro disinteressato nel fornire assistenza sanitaria alle popolazioni vulnerabili durante le crisi è davvero notevole. È stimolante vedere come questi professionisti medici offrano volontariamente le proprie capacità e competenze per fare la differenza nella vita delle persone. Sicuramente. La loro dedizione e il loro coraggio di fronte alle avversità sono encomiabili. Uno dei motivi per cui Medici Senza Frontiere è efficace è perché i loro team sono composti da operatori sanitari esperti, abituati a lavorare in ambienti difficili. È impressionante. La capacità di adattarsi e fornire un'assistenza sanitaria di qualità in circostanze difficili è fondamentale in situazioni di crisi. Assolutamente. Spesso lavorano in aree con risorse limitate, dove l'accesso alle cure mediche è gravemente compromesso. La loro presenza porta speranza e sollievo alle comunità colpite da disastri naturali o conflitti. E non solo forniscono assistenza medica immediata, ma si concentrano anche sulla formazione degli operatori sanitari locali e sulla costruzione di sistemi sanitari sostenibili. È fantastico. Rafforzando le comunità locali, lasciano un impatto duraturo anche dopo il trasferimento in altre località. Esattamente. Il loro approccio non riguarda solo il trattamento dei pazienti, ma anche il rafforzamento dell'infrastruttura sanitaria complessiva. È incredibile vedere l'effetto a catena del loro lavoro nel migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e nel salvare vite umane. E non sono solo i medici e gli infermieri a contribuire. Ci sono anche personale di supporto, logisti e amministratori che lavorano insieme come una squadra. Questo è vero. È necessario uno sforzo collaborativo per garantire il corretto svolgimento delle loro missioni. Assolutamente. Ogni ruolo all'interno dell'organizzazione svolge un ruolo fondamentale nella fornitura di un'assistenza sanitaria efficace in ambienti difficili. Ho una grande ammirazione per le persone che dedicano il loro tempo e le loro competenze al servizio di Medici Senza Frontiere. Sono veri eroi, che hanno un impatto significativo sulla vita di innumerevoli persone in tutto il mondo. Non potrei essere più d'accordo. Il loro lavoro umanitario è fonte di ispirazione per tutti noi. Lezione 9. Etichetta e buone maniere nella vita contemporanea. Ehi Anna, hai notato come la vita contemporanea a volte sembra incoraggiare le cattive maniere? L'etichetta non viene più insegnata ai giovani. Ciao John. Sì, l'ho notato anch'io. È un peccato che l'importanza delle buone maniere e dell'etichetta sembri diminuire nella società odierna. Assolutamente. Il comportamento educato e la considerazione per gli altri dovrebbero essere apprezzati e praticati da tutti. Non potrei essere più d'accordo. Le buone maniere possono fare una differenza significativa nelle nostre interazioni e relazioni. È essenziale insegnare ai giovani la corretta etichetta e l'importanza di un comportamento rispettoso. Sì, instillare questi valori in giovane età può avere un impatto positivo sulla loro vita personale e professionale. Esattamente. L'etichetta di base, come dire per favore e grazie o aprire la porta per qualcuno, contribuisce molto a creare un ambiente piacevole. La cortesia e la considerazione per gli altri creano una società più armoniosa e rispettosa. E non si tratta solo di cortesia. L'etichetta comprende anche abilità sociali, come ascoltare attivamente e impegnarsi in conversazioni significative.
L'ascolto attivo e l'interesse genuino per le prospettive altrui aiutano a costruire connessioni e comprensione più forti. Nell'era digitale di oggi, è anche importante praticare l'etichetta digitale, ad esempio essere consapevoli del nostro comportamento online e trattare gli altri con rispetto sui social media. Assolutamente. La gentilezza e l'empatia dovrebbero estendersi anche alle nostre interazioni virtuali. Un altro aspetto dell'etichetta sono le buone maniere a tavola, che possono rendere le esperienze culinarie più piacevoli e confortevoli per tutti. Sì, saper usare gli utensili, masticare con la bocca chiusa e aspettare gli altri prima di iniziare un pasto sono tutti aspetti importanti dell'etichetta culinaria. È vero. Essere consapevoli del nostro comportamento negli spazi pubblici e mostrare rispetto per gli altri può migliorare l'esperienza complessiva di tutti. E non dimentichiamo l'importanza di esprimere gratitudine e mostrare apprezzamento per la gentilezza e l'aiuto che riceviamo dagli altri. La gratitudine contribuisce notevolmente a promuovere relazioni positive e a creare una cultura di apprezzamento. Assolutamente. Prendersi del tempo per dire grazie o scrivere un biglietto di ringraziamento premuroso può migliorare la giornata di qualcuno. In conclusione, anche se la vita contemporanea può a volte trascurare l'importanza dell'etichetta, sta a noi sostenere e promuovere le buone maniere nelle nostre interazioni quotidiane. Lezione 10. Costruire amicizie e imparare le lingue. Ehi Anna, hai mai notato come essere cordiali e accoglienti può aiutarci a fare nuove amicizie? Di recente ho anche fatto nuove amicizie. È meraviglioso. Ciao John. Assolutamente. Essere aperti e disponibili può creare opportunità per entrare in contatto con le persone e costruire amicizie significative. Fare nuove amicizie può arricchire la nostra vita e fornirci prospettive ed esperienze diverse. È vero. Ogni amicizia apporta qualcosa di unico e prezioso al nostro viaggio. E quando si tratta di imparare una lingua, avere amici che parlano la lingua che stiamo imparando può essere incredibilmente utile. Giusto. Interagire con persone madrelingua ci permette di mettere in pratica e migliorare le nostre competenze linguistiche in modo naturale e autentico. Inoltre, avere amici pazienti e disponibili può aumentare la nostra fiducia nel parlare la lingua. Assolutamente. Possono fornire una guida, correggere i nostri errori e incoraggiarci a continuare a imparare. È affascinante come le amicizie possano trascendere le barriere linguistiche e creare forti legami. Effettivamente. Le amicizie basate su interessi, rispetto e comprensione condivisi possono colmare le lacune culturali e linguistiche. E non dimentichiamo la gioia di scoprire nuove culture e tradizioni attraverso i nostri amici. Assolutamente. Lo scambio culturale è parte integrante della costruzione di amicizie e dell'ampliamento dei nostri orizzonti. Ti è mai capitato di vivere una situazione in cui fare amicizia ti ha aiutato a imparare una nuova lingua? Sì, ho avuto l'opportunità di fare amicizia con persone provenienti da diversi paesi e queste amicizie hanno migliorato notevolmente le mie competenze linguistiche. È meraviglioso da sentire. Le amicizie possono rendere l'apprendimento delle lingue più piacevole e motivante. Sicuramente. Imparare insieme, condividere risorse e fare pratica con gli amici può rendere il processo di apprendimento più dinamico e divertente. Vale anche la pena ricordare che le amicizie non si limitano al solo scambio linguistico.
Si basano sul rispetto reciproco e su connessioni autentiche. Assolutamente. È importante affrontare le amicizie con sincerità e disponibilità a imparare gli uni dagli altri. E non dimentichiamo che le amicizie richiedono impegno e impegno. Ci richiedono di investire tempo ed energia per coltivare tali connessioni. Questo è vero. Una comunicazione regolare e trascorrere del tempo di qualità insieme sono fondamentali per mantenere forti amicizie. In conclusione, costruire amicizie mentre si impara una nuova lingua può essere un'esperienza gratificante e arricchente. Apre le porte a nuove culture, prospettive e connessioni permanenti. Lezione 11. Trasparenza nel sistema giudiziario. Ehi Anna, ti sei mai chiesta perché i processi nei sistemi giudiziari anglofoni si svolgono in pubblico, dove altri cittadini possono assistere al processo? Ciao John. Sì, è un aspetto interessante del sistema giudiziario. Lo svolgimento di processi in pubblico garantisce trasparenza e responsabilità. Assolutamente. I processi pubblici consentono ai cittadini di assistere al procedimento e garantiscono l'equità nell'amministrazione della giustizia. Serve anche da controllo ed equilibrio sul sistema giudiziario, in quanto il pubblico può osservare e valutare i procedimenti. Sì, il controllo pubblico può aiutare a prevenire qualsiasi abuso di potere o corruzione all'interno del sistema giudiziario. Inoltre, i processi aperti promuovono la fiducia del pubblico nel sistema, poiché le persone possono vedere in prima persona come viene servita la giustizia. È importante che il pubblico abbia fiducia nell'equità e nell'integrità del sistema giudiziario. I processi pubblici consentono anche una migliore comprensione del processo legale e dei diritti delle persone coinvolte. Questo è vero. Aiuta a educare il pubblico sulla complessità della legge e su come si applica ai diversi casi. Inoltre, i processi pubblici offrono ai media l'opportunità di riferire sui procedimenti e informare il pubblico. La copertura mediatica può aiutare a sensibilizzare sulle questioni legali e stimolare conversazioni sulla giustizia e sulle norme sociali. È fondamentale trovare un equilibrio tra trasparenza e protezione della privacy e dei diritti delle persone coinvolte. Sì, potrebbe essere necessario nascondere o oscurare alcune informazioni sensibili per rispettare i problemi di privacy o la sicurezza nazionale. Assolutamente. Dovrebbero essere adottate misure di salvaguardia per garantire un processo equo pur mantenendo il diritto del pubblico all'informazione. I processi pubblici contribuiscono anche al principio della giustizia aperta, che è una pietra miliare delle società democratiche. La giustizia aperta garantisce che il sistema giudiziario sia responsabile nei confronti del pubblico e operi con trasparenza. In conclusione, la pratica di tenere processi in pubblico svolge un ruolo fondamentale nel sostenere i principi di trasparenza e responsabilità nei sistemi giudiziari anglofoni. Lezione 12. Eroi di guerra sconosciuti. Ehi Anna, hai mai sentito parlare degli eroi sconosciuti che hanno avuto un ruolo cruciale nel porre fine a una guerra? Ciao John. Assolutamente sì. Ci sono spesso individui i cui contributi passano inosservati ma sono fondamentali per portare la pace. Questi eroi, attraverso le loro azioni e i loro sacrifici, hanno un impatto significativo sull'esito dei conflitti. Potrebbero non indossare mantelle o ricevere ampi riconoscimenti, ma i loro sforzi non sono meno eroici.
È straordinario come persone comuni possano essere all'altezza della situazione e fare la differenza in circostanze straordinarie. Il loro coraggio e la loro resilienza ci ispirano e ci ricordano il potere dello spirito umano. Questi eroi non celebrati possono includere diplomatici, operatori umanitari, volontari o anche semplici cittadini che si fanno avanti per aiutare. Lavorano dietro le quinte, negoziando accordi di pace, fornendo aiuti umanitari e sostenendo le persone colpite dalla guerra. Il loro altruismo e la loro dedizione spesso aprono la strada alla riconciliazione e alla guarigione. È importante riconoscere il loro contributo e onorare i sacrifici che hanno fatto. Assolutamente. Le loro storie devono essere condivise e celebrate per ispirare le generazioni future. Questi eroi sconosciuti ci insegnano il valore della compassione, dell'empatia e della ricerca della pace. Le loro azioni ci ricordano che anche nei momenti più bui c'è sempre speranza per un futuro migliore. Dimostrano che gli individui possono fare la differenza, indipendentemente da quanto difficili possano essere le circostanze. Il loro incrollabile impegno per la giustizia e l'umanità funge da faro di luce in tempi di conflitto. Dovremmo sforzarci di imparare dai loro esempi e trovare modi per contribuire alla costruzione della pace nella nostra vita. Ricordiamo e onoriamo sempre questi eroi sconosciuti che hanno avuto un ruolo significativo nel plasmare il nostro mondo. Lezione 13. Riforma e potere politico. Ehi Anna, sapevi che durante la Riforma, i funzionari della Chiesa dichiararono Lutero eretico, ma i governanti tedeschi locali non lo punirono? Ciao John. Sì, è affascinante come la riforma abbia sfidato l'autorità della Chiesa e abbia avuto implicazioni politiche. Effettivamente. Lo scontro tra poteri religioso e politici ha segnato il corso della storia. I funzionari della Chiesa consideravano le idee di Lutero una minaccia alla loro autorità e cercarono di sopprimere i suoi insegnamenti. Tuttavia, alcuni governanti tedeschi videro l'opportunità di affermare il proprio potere e proteggere i propri interessi. Non punendo Lutero, questi governanti guadagnarono popolarità e sostegno da parte di coloro che abbracciavano le sue idee. Era un equilibrio complesso e delicato tra credenze religiose e ambizioni politiche. La riforma ha acceso i dibattiti sulla libertà religiosa, sull'interpretazione individuale delle scritture e sul ruolo della Chiesa nella società. Lo scontro tra Chiesa e Stato ha rivelato le tensioni intrinseche tra autorità spirituale e secolare. Il panorama politico dell'epoca giocò un ruolo significativo nel plasmare l'esito della riforma. Il sostegno o l'opposizione dei governanti ha influenzato la diffusione e l'accettazione delle idee protestanti. È interessante come gli eventi storici siano spesso influenzati da una combinazione di fattori religiosi, sociali e politici. Assolutamente. La riforma non è stata solo un movimento religioso ma anche un catalizzatore per il cambiamento politico. Le conseguenze della riforma hanno modificato il panorama europeo e posto le basi per gli sviluppi futuri. Serve a ricordare l'intricato rapporto tra religione e politica nel corso della storia. La riforma continua ad avere un impatto sul nostro mondo, plasmando la diversità e le dinamiche dei paesaggi religiosi e politici odierni.
In effetti, è una testimonianza dell'influenza duratura delle idee e della complessa interazione del potere. Lezione 14. Il potere della radio. Ciao Anna, hai mai capito come ascoltare la radio ci permetta di ascoltare musica e rimanere aggiornati con le ultime notizie? Ciao John. Assolutamente sì. La radio è un mezzo fantastico che offre sia intrattenimento che informazioni. È incredibile come un semplice dispositivo possa portare il mondo nelle nostre case e connetterci a vari generi musicali. Sicuramente. Con la radio possiamo esplorare diversi stili musicali, scoprire nuovi artisti e godere di una vasta gamma di esperienze musicali. È un ottimo modo per espandere i nostri orizzonti musicali e apprezzare la diversità di suoni e ritmi. Inoltre, la radio ci tiene informati sugli eventi attuali, permettendoci di rimanere aggiornati sulle ultime notizie e sviluppi. La radio offre un modo conveniente per accedere alle notizie, anche quando siamo impegnati in altre attività come cucinare o guidare. Assolutamente. È un mezzo adatto al multitasking che ci mantiene connessi al mondo che ci circonda. La cosa affascinante è che la radio si è adattata e si è evoluta con la tecnologia, abbracciando piattaforme digitali e servizi di streaming. Sì, al giorno d'oggi possiamo ascoltare le stazioni radio di diverse parti del mondo attraverso lo streaming online. È come avere una finestra globale sulla musica e le notizie, abbattendo i confini geografici. Esattamente. Possiamo sintonizzarci su emittenti internazionali ed esplorare culture diverse attraverso la loro musica e la loro programmazione. Ascoltare trasmissioni radiofoniche in diverse lingue può anche essere un modo divertente per migliorare le nostre competenze linguistiche. Sicuramente. Ci espone a diversi accenti, vocaboli e sfumature culturali, rendendo l'apprendimento delle lingue più dinamico. Inoltre, i conduttori radiofonici forniscono spesso commenti e approfondimenti interessanti, il che aggiunge valore alla nostra esperienza di ascolto. Assolutamente. Condividono storie, intervistano gli ospiti e offrono prospettive che arricchiscono la nostra comprensione di vari argomenti. Quindi, la prossima volta che accendi la radio, ricorda che non si tratta solo di musica. È anche una porta verso il mondo. Lezione 15. Sportività e allenamento. Ehi Anna, hai notato come a volte le decisioni degli arbitri in campo diventino più famose dei giocatori stessi? Ciao John. Assolutamente sì. Le controverse chiamate arbitrali spesso attirano i riflettori e fanno parlare di sé. È interessante come alcuni giocatori acquisiscano notorietà per le loro reazioni a queste decisioni, mettendo in secondo piano le loro prestazioni effettive. Effettivamente. Le buffonate e le esplosioni di alcuni giocatori tendono a rubare la ribalta alle loro abilità e al loro talento. È un promemoria dell'importanza della sportività e del mantenimento della calma nelle situazioni competitive. Assolutamente. Sebbene abilità e tecnica siano fondamentali, il modo in cui un giocatore affronta le sfide e gli ostacoli la dice lunga sul suo personaggio. Vero. Un giocatore che mostra grazia sotto pressione e mantiene il rispetto per il gioco e i suoi arbitri si guadagna l'ammirazione. D'altra parte, i giocatori che ricorrono a comportamenti antisportivi offuscano la loro reputazione e lo spirito del fair play.
È una lezione preziosa per tutti gli atleti, indipendentemente dal loro livello di gioco. La sportività si estende oltre il campo o il campo. Riguarda il modo in cui ci comportiamo in tutti gli aspetti della vita. Sicuramente. I valori che apprendiamo attraverso lo sport possono essere applicati alle nostre interazioni e relazioni quotidiane. Inoltre, non dimentichiamo l'importanza dell'allenamento e della preparazione per raggiungere il successo nello sport. Assolutamente. Dietro ogni atleta eccezionale ci sono ore di dedizione, duro lavoro e allenamento disciplinato. L'allenamento aumenta la forza fisica, affina le abilità e migliora la resilienza mentale. È la base che consente agli atleti di esibirsi al meglio e superare le sfide durante le competizioni. Inoltre, la formazione infonde disciplina, gestione del tempo e capacità di definizione degli obiettivi che possono essere applicate a vari ambiti della vita. Quindi, poiché apprezziamo l'emozione dello sport, diamo valore anche alle lezioni che ci insegnano sulla sportività, la resilienza e la dedizione. Lezione 16. Obiettivi di fitness. Ehi Anna, quanto spesso ti alleni? Cerco di farlo almeno 4 volte a settimana. Ciao John. È impressionante. Cerco di mantenere una routine di allenamento simile, puntando a 4 a 5 sedute a settimana. L'esercizio fisico regolare è fondamentale per il nostro benessere generale. Ci aiuta a rimanere in forma e pieni di energia. Assolutamente. L'esercizio fisico non solo migliora la nostra salute fisica, ma ha anche effetti positivi sul nostro benessere mentale ed emotivo. Sono d'accordo. È incredibile come un buon allenamento possa migliorare il nostro umore e ridurre i livelli di stress. Sicuramente. Quando ci alleniamo, il nostro corpo rilascia endorfine, che sono stimolatori naturali dell'umore. Ecco perché mi sento sempre più positivo e motivato dopo una buona sessione di sudore. L'esercizio fisico migliora anche la nostra forza e resistenza, permettendoci di ottenere prestazioni migliori nelle attività quotidiane e negli sport. Assolutamente. Migliora la nostra salute cardiovascolare, rafforza i muscoli e aumenta la nostra flessibilità. Inoltre, l'esercizio fisico regolare può aiutare a mantenere un peso sano e ridurre il rischio di varie condizioni di salute. È importante trovare attività che ci piacciono in modo che l'esercizio diventi qualcosa che non vediamo l'ora di fare. Questo è vero. Che si tratti di ballare, nuotare, andare in bicicletta o praticare uno sport, la chiave è trovare qualcosa che ci dia gioia. La varietà è essenziale anche per mantenere interessanti i nostri allenamenti e prevenire la noia. Assolutamente. Mescolare diversi esercizi e provare nuove attività può mantenere il nostro percorso di fitness emozionante e stimolante. E non dimentichiamo l'importanza di una corretta alimentazione e del riposo per sostenere i nostri obiettivi di fitness. Lezione 17. Fare commissioni. Salve Anna, hai dei documenti da presentare? Posso portarli alla reception per te. Ciao John. Sarebbe fantastico. Ho alcuni moduli che devono essere consegnati. Perfetto. Basta portarli alla reception e mi assicurerò che vengano inviati correttamente. Grazie mille. Apprezzo il tuo aiuto.
Nessun problema. È sempre bello dare una mano a un amico. Sei molto gentile. Raccoglierò i moduli e li porterò subito. Prenditi il tuo tempo. Sarò qui, pronto ad assisterti. Ecco i documenti. Assicurati che raggiungano la persona giusta. Notato. Mi assicurerò che vengano consegnati al reparto appropriato. Sono lieto di avere te come amico affidabile su cui contare. È un piacere per me. Gli amici si aiutano a vicenda ogni volta che possono. Sai, è bello avere qualcuno su cui contare quando hai bisogno di assistenza. Assolutamente. Avere un sistema di supporto rende le attività della vita più gestibili. Non potrei essere più d'accordo. È confortante sapere che non siamo soli nei nostri sforzi. Ecco perché è importante promuovere relazioni forti ed essere presenti l'uno per l'altro. Effettivamente. Si tratta di costruire una comunità in cui possiamo contare e sostenerci a vicenda. Quindi, se hai bisogno di aiuto per qualcos'altro, non esitare a chiedere. Grazie. Me lo ricorderò. E sono sempre qui anche per te. Lo apprezzo. Insieme, possiamo affrontare tutte le sfide che ci si presentano. Lezione 18. Uova fresche di fattoria. Ehi Anna, hai saputo? Abbiamo uova fresche di fattoria proprio qui. Sono deliziose. Ciao John. Sembra fantastico. Volevo provarne un po'. Ne prenderò una dozzina, per favore. Assolutamente. Non rimarrete delusi. Queste uova sono incredibilmente gustose. Adoro sostenere gli agricoltori locali e godermi la freschezza dei loro prodotti. È bello sapere da dove proviene il nostro cibo e poterlo gustare direttamente dalla fonte. Sicuramente. Le uova fresche di fattoria hanno un sapore più ricco e tuorli vivaci rispetto a quelle acquistate in negozio. Inoltre, tendono ad avere più nutrienti poiché le galline vengono allevate in un ambiente naturale e sano. Questo è un indubbio vantaggio. È meraviglioso avere accesso a ingredienti di così alta qualità. È anche ottimo sostenere pratiche agricole sostenibili ed etiche acquistando direttamente dalle fattorie locali. Assolutamente. Così facendo, contribuiamo all'economia locale e contribuiamo a promuovere un sistema alimentare più sano. E non dimentichiamo la gioia di aprire un uovo fresco di fattoria e assaporarne la freschezza nella nostra cucina. Posso già immaginare di preparare una soffice frittata o una serie di frittelle fatte in casa con queste uova. Porteranno sicuramente le tue creazioni culinarie a un livello superiore. Divertiti a sperimentare con loro. Non vedo l'ora di dare sfogo alla mia creatività in cucina. Grazie per avermi informato di questa opportunità. È un piacere. È sempre un piacere condividere le scoperte culinarie con gli amici. Lezione 19. Risolvere i conflitti di lealtà. Ciao Anna, hai mai affrontato un conflitto di lealtà? Può essere difficile da risolvere. Salve. Sì,
Quel conflitto di lealtà è diventato fin troppo grande nel nostro mondo interconnesso. È vero. Con vari impegni e responsabilità, a volte è difficile trovare un equilibrio. Non credo più sia possibile risolvere quel conflitto da una prospettiva in bianco e nero. Hai ragione, spesso richiede un'attenta considerazione e comprensione dei diversi fattori in gioco. È essenziale dare priorità ai nostri valori e valutare il potenziale impatto delle nostre scelte. Assolutamente. Dobbiamo soppesare le conseguenze e determinare quale lealtà ha maggiore importanza. A volte, può essere utile chiedere consiglio ad amici o mentori fidati per ottenere prospettive diverse. Le loro intuizioni possono fornire chiarezza e aiutarci a prendere decisioni più informate. Ed è fondamentale ricordare che la lealtà non deve sempre essere una scelta binaria. Questo è vero. Possiamo trovare modi per onorare più lealtà cercando un compromesso o trovando un terreno comune. La flessibilità e la comunicazione aperta possono svolgere un ruolo significativo nella risoluzione dei conflitti di lealtà. È importante avere conversazioni oneste con le persone coinvolte ed esprimere apertamente le nostre preoccupazioni. Promuovendo la comprensione e l'empatia, possiamo lavorare per trovare una soluzione che soddisfi tutte le persone coinvolte. E a volte, può essere necessario fare scelte difficili e accettare che non tutti saranno contenti. È una realtà difficile da affrontare, ma è necessaria per la nostra crescita e il nostro benessere. Alla fine, risolvere i conflitti di lealtà è un viaggio personale che richiede autoriflessione e introspezione. È un processo continuo che si evolve man mano che navighiamo attraverso diverse situazioni della vita. Quindi, accettiamo la complessità e cerchiamo di fare scelte che siano in linea con i nostri valori e ci avvicinino all'armonia. Lezione 20. Apportare miglioramenti. Ciao Anna, stavo pensando a come apportare miglioramenti. Qualche idea? Salve! Assolutamente ho alcuni suggerimenti che potrebbero migliorare i nostri processi attuali. È bello sentirlo. Parliamone e vediamo come si inseriscono nei nostri piani futuri. Un'idea è implementare un sistema di tracciamento digitale per migliorare l'efficienza e ridurre gli errori. Sembra promettente. Semplificherebbe il nostro flusso di lavoro e fornirebbe dati accurati in tempo reale. Inoltre, potremmo offrire sessioni di formazione ai dipendenti per migliorare le loro competenze e produttività. Ottimo suggerimento. Investire nello sviluppo del nostro team produrrà vantaggi a lungo termine. Un altro miglioramento potrebbe essere l'ottimizzazione dei nostri canali di comunicazione per garantire una collaborazione efficace. Sono d'accordo. Una comunicazione chiara ed efficiente è fondamentale per operare senza intoppi ed evitare malintesi. Inoltre, potremmo stabilire un sistema di feedback in cui i dipendenti possano condividere le loro intuizioni e idee. Questo è un punto importante. Il feedback dei dipendenti è prezioso per identificare le aree di miglioramento. Assolutamente. Promuovendo una cultura del miglioramento continuo,
possiamo stare al passo con la concorrenza. Sono lieto che tu abbia sollevato queste idee. Mostrano un approccio proattivo per apportare cambiamenti positivi. Grazie. Credo che accettando le modifiche possiamo ottenere un maggiore successo. Non potrei essere più d'accordo. Implementiamo questi miglioramenti e manteniamo la mente aperta per ulteriori suggerimenti. Sembra un piano. Insieme possiamo creare un ambiente di lavoro più efficiente e prospero. Effettivamente. Il nostro impegno a migliorare ci spingerà verso l'eccellenza. Lezione 21. Scoperte straordinarie. Ehi Anna, sapevi che fino all'inizio del XX secolo, le persone in molte parti del mondo non avevano accesso all'elettricità? Salve. Sì, è davvero straordinario quanto sia cambiata la nostra vita con l'avvento dell'elettricità. Assolutamente. Immagina di non avere la comodità di accendere un interruttore ogni volta che abbiamo bisogno di luce. È difficile da immaginare. L'elettricità ha rivoluzionato non solo l'illuminazione, ma anche le comunicazioni e i trasporti. Questo è vero. Spesso diamo per scontato l'impatto che ha avuto sulla nostra vita quotidiana. È affascinante pensare ai pionieri e agli scienziati che hanno fatto scoperte rivoluzionarie nell'elettricità. Sì, figure come Thomas Edison e Nikola Tesla hanno svolto un ruolo significativo nello sfruttamento del suo potere. Le loro invenzioni e innovazioni hanno aperto la strada al mondo moderno in cui viviamo oggi. È incredibile come una singola scoperta possa avere effetti di così vasta portata sulla società. Assolutamente. L'elettricità è diventata una parte essenziale della nostra infrastruttura, che alimenta case e industrie. E continua ad evolversi, con fonti di energia rinnovabili come il solare e l'eolico che stanno diventando sempre più diffuse. Questo è vero. Stiamo ora esplorando modi sostenibili per sfruttare l'elettricità e ridurre il nostro impatto ambientale. È emozionante vedere come la tecnologia sta avanzando e plasmando il nostro futuro.